Top Driver present Street Night Racers. Street Night Racer is here. Benvenuti a Top Driver, il primo canale tutto italiano dedicato interamente al mondo del diecast. Io sono Stinky e al mio fianco, come sempre, l'insuperabile Max Power. Bentrovati a tutti, state vedendo Street Night Racers, il torneo di auto modificate che ci state inviando copiosamente. Oggi si sarebbe dovuta svolgere l'atto finale di NASCAR Madness, che è stato rimandato a causa dello sciopero dei produttori di cinture di sicurezza. Sembrerebbe vogliano un salario più alto e un tacos nella mensa. Tacos buoni. Ma qui dalla redazione abbiamo deciso che nulla ci avrebbe distratto dalle gare, tranne il rombo dei motori. E così, ecco a voi da Picco Serpente, Street Night Racers. Oggi avremo altre 4 bellissime auto che si daranno battaglia a colpi di gas. Vi ricordiamo che se volete partecipare a questo evento ci sono pochissimi posti ancora disponibili. Per tutti i dettagli potete scriverci all'indirizzo email topdriver365@gmail.com. E se non sapete come fare per modificare i vostri bolidi in una versione scintillante da cui non potrete staccare lo sguardo, in descrizione trovate il link del nostro modificatore folle, Daddo Lillo, che ha preso uno spazio qui a Picco Serpente. Potete vedere 2 splendidi modelli esposti qui alla terrazza della Vipera proprio in questo momento. E allora commentate, mettete un like, iscrivetevi e attivate gli aggiornamenti cliccando sulla campanella. Ora è giunto il momento di presentare i concorrenti. Per il team Red Dead presentiamo una Toyota Corolla dell'86 dal peso di 47,42 grammi, per voi Predator. Alla guida c'è Luigi Gione. Vedremo se il suo radar infrarossi gli darà un vantaggio contro gli altri. Ora nella sua livrea azzurra con stelle rosse presentiamo Mistica, una Honda Civic SI dal peso di 62,20 grammi. Per il team Wakey Races diamo il benvenuto a Ken Black Shadow Falco. Ci aspettiamo grandi cose da questo pilota, speriamo che rispetti i pronostici. Con le sue forme sinuose e affusolate e uno charme conturbante vogliamo presentarmi Black Velvet, una Nissan 370Z guidata da Camilla Neri, che si affianca al team tedesco Dortmund per la messa a punto del suo veicolo. Un peso importante per lei, 50,17 grammi di pura dinamite. Ultima auto, la più leggera dell'otto, per 38,90 grammi. Nell'angolo rosso presentiamo Speed Demon, una Dodge Charger RT del 70 che corre per il team Gioconda. Lui è Vincenzo Perugia e sicuramente non vuole rendere facile la vita ai suoi avversari. Tutto è pronto, i cuori battono insieme ai pistoni, i cavalli sono caldi e noi ci precipitiamo in griglia di partenza. Davanti a sinistra Predator e dietro di lui Speed Demon. A destra davanti Mistica e subito attaccato Black Velvet. Ne vedremo delle belle, sono sicuro. Pronti 3, 2, 1, partenza. Predator parte bene ma il santo Mistica prende il sopravvento. Esce come il siluro dalla chicane e si mega al panico. Sembra imprendibile, tre dietro sono sbalorditi, anche noi. Primo Black Shadow con Mistica, pazzesco. Segue Predator e Speed Demon si ribalta, Black Velvet dello spintone passa, secondo e terzo. DNF per Vincenzo Perugia che si ribalta e perde l'opportunità di fare punti. Rivediamo lo scontro nel replay. Tutto sembrava filare liscio, invece la Dodge si ribalta senza un motivo apparente e lascia a Camilla Neri lo spazio per terminare la gara. Capardia come non mai. Mistica fa 5 punti con un tempo di 6,502, quasi un record, ma anzi è record per il miglior tempo sul tracciato per Black Shadow in Street Night Racers, mentre Predator 3 punti per il secondo posizione e 2 punti per Black Velvet. Con queste premesse il seguito della gara sarà scoppiettante. Per gara 2 abbiamo davanti a sinistra lo sventurato Speed Demon e a destra Predator che non perde di vista l'obiettivo. Dietro di loro con ordine Black Velvet che spera in un'altra manovra maldestra del suo rivale. Al suo fianco Mistica che si trova nella posizione più scomoda. Tenetevi forte, tenetevi pronti. Motore, azione e propulsione. Speed Demon esce bene dallo start e fila liscio. Mistica approfitta della distrazione di Predator e ruba la posizione. Più davanti sono incollati, ma Vincenzo Perugia in risalti non commette errori. Arrivano come proiettili. Primo Speed Demon, secondo Mistica, un altro tempo sotto i 7 secondi. Mentre nelle retrovie abbiamo un doppio DNF. Predator si trascina sottosopra fino
Freno la curva Mamushi e blocca il passaggio alla sfortunata Black Velvet, che stavolta non riesce a superare l'ostacolo e lancia imprecazioni Klingon al suo avversario. Ancora una gara incredibile, Max! Mystica al momento colleziona 8 punti, mentre Vincenzo Perugia fa i primi 5 punti della giornata. I due dietro si fermano a quota 3 per Predator e 2 punti a Black Velvet. Ora inizieranno le manovre sporche per guadagnare punti, ne sono sicuro! Ricordate amici, Street Night Racers, il torneo dove tutto è concesso. Gara 3 si presenta come la più difficile per i 4 piloti che sono già in griglia, pronti a suonarsele, di santa ragione. Davanti a sinistra abbiamo la sinuosa Black Velvet di Camilla Neri, a destra Speed Demon con Vincenzo Perugia. Dietro di loro c'è Mystica di Ken, Black Shadow Falcon e Predator con Luigi Gione. Uno start da brividi con Max Power. Motore, frizione, lancio! Black Velvet si lancia decisa mentre Speed Demon esce alla curva del santo. Sorpasso, che sorpasso! Pazzesco, rientra Black Velvet in punta di piedi. E non è finita, non è finita! Fatto fine! Follia pura! Chi l'avrà spuntata? Nel gruppo di testa, due davanti arrivano fianco a fianco, abbiamo bisogno di rallenti! Regia, a tutto schermo! Ken Black Shadow Falcon, un pilota freddo come il marmo, supera di pochi millimetri la sfortunata Camilla, primo posto e altri 5 punti per lui. Sensazionale! Arriva al traguardo anche Predator che rosicchia punti anche in gara 3. Mentre Speed Demon continua a collezionare DNF, questo è il secondo in 3 batterie, non so se riuscirà a qualificarsi per la gara successiva. Facciamo il punto della situazione. Mystica sente già la qualificazione in tasca con 13 punti raccolti fin qui, mentre Predator, Black Velvet e Speed Demon sono tutti appaiati a 5 punti. Basterà un piccolo errore e 2 su 3 saranno fuori dai giochi. Mi stanno tremando le ginocchia per loro, sono stati tutti e 3 sfortunati, ma in questo sport devi mettere in conto anche questo. Per vincere non basta la bravura, anche la fortuna ha il suo peso, ma il peso non fa sempre la fortuna. Final round! Dopo l'oracolo di Delphi abbiamo l'oracolo di Max Power. Lasciamo decidere all'asfalto chi passerà il turno. Davanti a sinistra c'è il super veloce Ken Falco con Mystica e dietro di lui Predator di Luigi Gione. A destra Black Velvet con Camilla Neri e Speed Demon del team Gioconda con Vincenzo Perugia. Conto la rovescia, tutti insieme! Meno 3, meno 2, meno 1 e via! Mystica all'arrembaggio va fortissimo. E infatti esce DNF. Dietro il voto dei 3 dietro che lo superano e si volano. Battaglia serrata, i colpi previnti. Velvet rallenta prima del finale, Perugia lo insidia. Miracolo finale, sorpasso e vittoria per Speed Demon, seguito da Black Velvet e Predator. L'estasi della Dodge Charger, il boato del pubblico. Vincenzo Perugia ha fatto il numero. Punteggio. Speed Demon beffa tutti e con 10 punti passa alla fase successiva del torneo insieme a Mystica, che nonostante il DNF forte dei suoi 13 punti si qualifica a pieno diritto. Battaglia epica quest'oggi a Picco Serpente. Queste sono le gare che vogliamo. Questi sono i momenti che aspettate e noi di Top Driver non vi deluderemo mai. Gran finale in questa stupenda cornice. Noi ci vediamo sabato prossimo per la finalissima di NASCAR Madness, stavolta senza fastidiosi scioperi. Buonanotte e buone botte da Max Power e Stinky. Come sempre ci si rivede qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai. Run.